Milan-Inter 0-0, finisce senza gol la semifinale di andata di Coppa Italia, la quarta partita senza segnare gol per l'Inter, che inevitabilmente fa scatenare le discussioni nel post partita. C'è chi se l'è presa con qualche giocatore in particolare, chi con la proprietà, chi con l'allenatore. Simone Inzaghi, che tra l'altro ha finito anche al centro di una polemica, di un piccolo caso, se così vogliamo chiamarlo, per una dichiarazione rilasciata in un'intervista alla fine della partita, ed è un episodio questo di cui parleremo all'interno del nostro contenuto di oggi, in cui però vorrei anche analizzare insieme a voi più a freddo la partita. Sono passate adesso diverse ore dal pareggio, dal fischio finale della gara, e vorrei quindi girarvi alcune riflessioni personali per capire anche un po' qual è l'umore del tifoso e se siete d'accordo con me oppure se avete altre osservazioni da aggiungere. Vi ascolterò con grande piacere, perché è vero che questo è un momento di grossa difficoltà per l'Inter, ci sono tanti problemi evidenti che vanno risolti, però non credo che sia proprio tutto da buttare via in questo momento, e una volta, diciamo, messo da parte lo sfogo che ci sta dopo il risultato, la delusione a caldo, la comprendo benissimo. Cerchiamo di tornare però adesso in equilibrio e di ripartire. Quindi, innanzitutto, ben ritrovati, amiche e amici di Passione Inter, in questo nuovo episodio. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per partecipare alle nostre dirette ogni giorno e per partecipare anche al nuovo format che abbiamo lanciato, le pagelle dei tifosi, nelle dirette al termine della partita insieme ai tifosi che fanno parte della community di Passione Inter. In chat andiamo ad eleggere i migliori in campo e a dare i voti a ogni singolo calciatore. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e non perdetevi anche questo nuovo format che abbiamo lanciato. Prima di parlare, come vi dicevo, delle dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il derby, vorrei appunto aggiungere un paio di considerazioni sulla partita. Dopo aver riguardato le sintesi molto estese della gara, ho letto molte statistiche, vari report, i giornali, tutte le analisi e i commenti, e in breve, innanzitutto, io questo Milan superiore, questo Milan migliore dell'Inter, come ho letto su alcuni giornali, personalmente non l'ho visto. Io credo che l'Inter abbia corso i suoi pericoli maggiori proprio attraverso, comunque a causa di errori commessi dall'Inter. E dall'altra parte poi è vero che Maignan non ha dovuto fare grandi parate, ma i pericoli potenziali creati dall'Inter secondo me si equivalgono rispetto a quelli che è riuscito a creare il Milan, ed in generale quindi per me lo 0-0 è un risultato giusto per quello che si è visto in campo. È la quarta partita consecutiva in cui l'Inter non riesce a segnare, lo dicevamo in apertura, ed è sicuramente un dato molto brutto. Dall'altro lato proviamo a guardare anche il bicchiere mezzo pieno, dicendo che anche la seconda partita in cui non si subisce gol, che può essere comunque un timido buon segnale al quale aggrapparsi, perché una volta risistemata la difesa, se riesci finalmente a far sbloccare anche gli attaccanti, è chiaro che se non subisci gol e segni, le partite si vincono. Quindi intanto si è sistemata la difesa, adesso cerchiamo di lavorare sugli attaccanti e tra poco parliamo anche di questo. Sui ritmi di questa partita va anche detto che secondo me si sono affrontate due squadre che sono in un momento di difficoltà, lo sappiamo benissimo, ma che affrontavano questa partita con una posta in palio molto pesante, molto importante, perché c'è l'accesso alla finale di Coppa Italia, tutte le squadre vogliono vincere questo trofeo arrivate a questo punto della competizione, ed è verissimo, ma c'era secondo me anche un carico extra di motivazioni aggiuntive legate anche al fatto che una vittoria o una sconfitta potevano e possono pesare molto in un contesto di questo genere per due squadre che non stanno andando benissimo. Quindi le due squadre, caricate anche da questa motivazione extra, la mia sensazione è che non siano riuscite ad un certo punto ad andare oltre, a fare quel qualcosa in più, anzi ad un certo punto hanno anche cercato di mantenere un po' il risultato, provando magari a sbloccare tramite l'episodio, ma pensando soprattutto a non perdere. Questa è stata un po' la sensazione rimasta. Loro, il Milan, rispetto all'Inter, probabilmente ha messo in campo un po' più di cattiveria agonistica, mi ha dato un'impressione anche più combattiva. L'Inter mi è sembrata in alcuni momenti più confusa, soprattutto cercando anche questo tipo di gioco col lancio lungo che non fa parte del DNA di questa squadra, e questo conferma anche un po' la mia sensazione, che da quello che vedo è anche piuttosto condivisa, ovvero che il problema dell'Inter oggi è soprattutto mentale più che fisico, perché parlando della questione fisica siamo andati a vedere tutti i dati dicono che l'Inter ha corso più chilometri del Milan, e nei primi 7 calciatori per chilometri percorsi in questa partita ben 5 sono
dell'Inter. Poi è chiaro che bisogna valutare anche come si corre e non è solo la questione fisica, ecco, la questione fisica non si riduce solo ai chilometri percorsi in campo, infatti Inzaghi ha parlato sempre dopo la fine della partita di dati discreti riguardo alla condizione fisica, appunto facendo capire che qualcosina non è al top, come è normale che sia dopo la lunga serie di partite così importanti e pesanti da cui arriva l'Inter. Arrivando però alle parole di Inzaghi, appunto, del nostro allenatore nel post partita, ha fatto discutere un passaggio in cui nell'intervista rilasciata a Mediaset Inzaghi ha detto che l'Inter si sta ancora leccando le ferite del derby perso 2-1 in campionato ormai un mese fa. Molti tifosi hanno criticato questa frase anche durante la nostra diretta perché il derby di campionato, diciamo, ormai risale ad un mese fa e quindi deve essere necessariamente un capitolo già chiuso, archiviato e l'Inter deve voltare pagina quanto prima, anzi dovrebbe averlo già fatto e su questo sono assolutamente d'accordo. Le parole di Inzaghi in realtà però secondo me sono state male interpretate, soprattutto se non avete visto il video, anzi vi invito a recuperare il video che trovate sui siti Mediaset per poter riascoltare tutto il passaggio e il contesto secondo me chiarisce quello che è il senso della dichiarazione di Simone Inzaghi e quello che vuole far passare, perché il contesto vede dallo studio girare a Inzaghi una frase che era stata rilasciata pochi minuti prima da Stefano Pioli, allenatore del Milan, che aveva detto che di fatto il Milan, secondo lui, meritava di vincere anziché il pareggio per 0-0. Inzaghi allora dice una frase del tipo penso che il pari sia giusto e ci stiamo ancora leccando le ferite di un derby perso 2-1 in cui il campo aveva detto altro. Più o meno è questa la frase di Simone Inzaghi, come a dire, la traduciamo così, oggi il pari era giusto contro il Milan per 0-0, Pioli si lamenta di questo 0-0, ma allora noi cosa dovremmo dire? Che abbiamo perso un derby che dovevamo vincere 4-0. Questo è un po' il senso della frase. Quindi cambia parecchio, cambia molto, anche perché, e ci tenevo ecco, a precisarlo, perché Inzaghi in questo momento è al centro di diverse critiche che trovo anche ingenerose, perché mi sembrano eccessive da alcuni punti di vista e aggiungere a questo, far passare oltre a questo la narrazione secondo cui Inzaghi si culla sugli alibi e abbia mollato, ecco, non mi sembra giusto e non mi sembra corretto. Per me il mister è ancora assolutamente sul pezzo, ci può portare fino in fondo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Voglio pensare, voglio anche sperare, come diceva il nostro Valentino nella diretta post partita, che visto il peso appunto di questo derby si sia cercato sì di vincere, ma poi quando si è visto che non si riusciva a vincere nel solito modo si è detto anche di non perdere ad un certo punto per poi puntare a rimanere appunto in gara, rimanere chiaramente in linea con l'obiettivo da raggiungere, ma poi cercare di ripartire soprattutto in campionato nella prossima partita che, lo ricordiamo, si giocherà venerdì contro la Salernitana. È un pensiero che al tifoso ovviamente fa rabbia, perché lo diciamo sempre, il derby non si gioca, il derby si vince, ma visto il momento si può anche capire, viste le difficoltà, appunto. È evidente sicuramente un'involuzione, come abbiamo detto anche noi nel post partita, se consideriamo che differenza c'è stata nella prestazione tra questo derby e quello di un mese fa in campionato, dove davvero dovevamo stravincere e le formazioni titolari erano le stesse, gli stessi 11 in Coppa Italia e gli stessi 11 un mese fa in campionato, risultati e prestazioni ampiamente differenti. Un mese fa sembravamo veramente un'altra squadra, però nonostante questo si è pareggiato in modo meritato contro il Milan, che è primo in classifica e lotta per lo scudetto. Questo secondo me deve anche farci capire che sistemando alcune cose si può ripartire e si può arrivare fino in fondo. Oggi vi do anche un'altra statistica, tra l'altro l'Inter è 18ª in Serie A per dribbling e anche questo è un dato che conoscevamo, un Inter che dribbla poco, crea poco, la superiorità numerica tramite le azioni e le iniziative personali, e questo è un fattore che alimenta le difficoltà di una squadra che, come dicevamo anche quando si vinceva, per vincere questa squadra ha bisogno di girare veramente forte e di andare al massimo, di funzionare come un'orchestra in cui ognuno ha il suo posto e funziona alla perfezione. Oggi, che è subentrata anche la stanchezza fisica, ma soprattutto quella mentale, il problema chiaramente si è fatto più pressante e se questo derby doveva suggerire all'Inter qualche soluzione alternativa ai problemi, in realtà i problemi diciamo che li ha confermati tutti quanti. Quindi non ci resta che fare l'Inter a questo punto, non ci resta che fare l'Inter che abbiamo visto almeno nei mesi migliori. Quando l'Inter fa l'Inter, lo abbiamo visto anche nel derby, ovvero agisce in maniera corale e di squadra, riesce a creare problemi anche
al Milan, che è primo in classifica. Lo abbiamo visto appunto nell'ultima sfida di Coppa Italia. C'è un'analisi molto interessante pubblicata dal nostro Alessio Murgita, che vi condivido dal nostro sito passioneinter.com. Vi lascio anche il link in descrizione, vi invito a recuperarla, perché il nostro Alessio fa vedere una serie di situazioni e di occasioni che sono state, che dimostrano, diciamo, come i pericoli maggiori portati dall'Inter al Milan sono stati creati facendo quello che l'Inter di Inzaghi ha saputo dimostrare di saper fare meglio degli altri, ovvero giocare di squadra in maniera compatta, coinvolgendo tutti gli uomini e tutta la squadra in maniera corale. Poi se per fare questo, se per tornare a fare questo per tutti i 90 minuti e tornare a vincere, si debba passare da un cambio di modulo oppure dal cambiare un titolare o qualcos'altro, io questo sinceramente non lo so, però il concetto chiave in questo momento è quello di non disunirsi, come sottolinea anche il nostro Alessio, e questo vale per la squadra che va in campo, per il gioco, il modulo di gioco, vale per il mister e vale anche per tutta la tifoseria, ovviamente. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se siete d'accordo, aspetto i vostri commenti qui sotto, voglio approfondire la questione, voglio confrontarmi quindi con voi. Vi ricordo che potete sostenerci tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto, e ci rivedremo poi in diretta alle 19:30 come ogni giorno, dove tra l'altro devo approfondire anche un altro tema, vorrei lanciare anche un'altra provocazione, ma ne parliamo nella diretta delle 19:30, e quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Se siete arrivati fino a questo punto, nei commenti voglio le emoji dei pallini nerazzurri per sostenere la nostra Inter, ovviamente. Mi raccomando, aspetto i commenti e ci vediamo in diretta alle 19:30.